Come differenziarci a livello di brand oggi è molto difficile, soprattutto se non si mette al centro il cliente e se non si parte con l'obiettivo di creare una relazione con il cliente. I brand che oggi vogliono avere successo sul mercato sono quelli che hanno dei contenuti e li veicolano in modo nuovo e trasparente, andando ad immedesimarsi con i clienti stessi. Quindi chiarezza, trasparenza e, come al solito, content is king. Qualcosa di diverso da comunicare possono fare la differenza anche sui canali social per instaurare una relazione diversa con i clienti di domani. Il Limity ha deciso di iniziare un percorso diverso partendo da 40.000 utenti di una community proprio per instaurare una relazione diversa e catturare tutta una serie di bisogni di trasparenza, solidità, semplicità che solo degli utenti veri possono dare ad un nuovo brand. Noi siamo partiti dagli utenti italiani guardando a mercati come quello di UK e degli Stati Uniti, sono molto più avanzati rispetto al nostro. Però ancora una volta siamo partiti da esigenze nazionali andando a copiare il meglio di altri paesi. Quando guardiamo esperienze come quelle di Netflix, di Spotify, sono talmente semplici che il linguaggio nazionale passa in secondo piano, perché c'è il linguaggio dell'interazione utente che prende il sopravvento su tutto. È un percorso iniziato, ma ci sono ancora tante tappe da fare. I designer possono assolutamente essere i leader del domani, possono essere i leader di un nuovo modo di concepire il business, il prodotto e il brand che mette l'experience al centro, e possono farlo lavorando e portando anche un nuovo modo di lavorare in tutti i dipartimenti con cui si interfacciano. Parlo del marketing, del brand, ma anche dell'IT. Quindi i designer protagonisti del domani, se riescono a essere al centro nella progettazione, ma anche in un modo totalmente diverso di lavorare con tutti gli altri team. Il designer del futuro deve saper fare tante cose, anche un po' fuori dal mondo classico del design. La più difficile, la più sfidante può essere proprio quella di uscire dall'area di comfort e cominciare a guardare i numeri, capire di budget, capire di tecnologie, di pianificazione, in modo da avere un profilo più rotondo. Seconda caratteristica, rimanere sempre aggiornato sul modo di progettare nuove interfacce che con l'arrivo di nuove tecnologie cambiano totalmente il modo di interagire con i clienti finali. Terzo punto, anche attraverso una leadership diversa, riuscire a trascinare tutti verso un modo diverso di lavorare e sedersi finalmente al tavolo delle decisioni per far pesare in qualche modo la voce finale degli utenti.